a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e finalmente, come vedete alle mie spalle, ecco il mio nuovo studio fotografico. Non sarà soltanto uno studio fotografico, ma sarà anche lo studio dove andrò a registrare tutti i reel, tutti i video YouTube, le recensioni, i BTS. È mia ferma intenzione utilizzare questo studio veramente tantissimo. Infatti oggi pomeriggio avrò il mio primo shooting qui dentro e nell'arco di una settimana, 10 giorni, ci saranno altri 15 shooting. Datemi un attimo per editare le foto ed editare i video, usciranno una marea di backstage e una marea di recensioni di nuovi prodotti che mi sono arrivati già da un mesetto, ma ho aperto veramente pochissimi giorni fa. Adesso non mi resta che andare di là e farvi vedere tutti i prodotti che ho scelto in base alla mia esperienza, quindi credo di aver scelto i prodotti più interessanti per ogni singola branca della fotografia, quindi luci continue, luci flash eccetera eccetera. Vi faccio vedere la postazione YouTube, vi faccio vedere i mobili che ho comprato e tutto questo lo troverete qui sotto in descrizione. Ed ora non dobbiamo fare altro che andare lì. Allora, partirei subito con il limbo che vi faccio vedere così, tutto bello bianco, limpido. Rimarrà assolutamente per poco tempo così come lo state vedendo, ma con lui riuscirò assolutamente a fare veramente tantissimi progetti super interessanti, e questo perché non lo andrò ad utilizzare come un limbo, quindi avere tutto bianco, ma andrò a colorarlo con tutte le luci continue che vi farò vedere adesso. Infatti partirei dalle nuove collaborazioni che ho avuto con Nanlite e i ragazzi del gruppo TFS che me le hanno inviati e che chiaramente ringrazio moltissimo. Partirei quindi con la prima luce principale, Nanlite FS 300C. Siamo davanti a un 300 watt reali, non li ho mai ancora utilizzati su un set, ma li ho accesi e ho visto già come funzionano. Dicevo 300 watt reali RGB, e la figata è che l'RGB a 300 watt non è come tutti gli altri o quasi tutti gli altri in commercio che vi dicono 300 watt, poi andate sull'RGB e ce n'ha 50, 60, 100. Lui ha 300 watt sia in RGB appunto che in CCT, e questa sarà una delle mie luci principali perché me ne sono arrivate ben due. E che fai, non ci metti uno snot ottico davanti? Eccolo qui il bestione, cioè ragazzi è enorme, pesantissimo, assolutamente da studio, ma è così grosso e così pesante perché ragazzi guardate il tappo quanto è enorme dell'ottica che c'è qui davanti. Stiamo parlando di uno snut ottico pazzesco, perché la luce quando uscirà da questo snut non subirà troppe modifiche, quasi per niente, quindi avremo tutta la potenza del nostro illuminatore che esce dallo snut ottico, ma di questo ve ne parlo poi nel video dedicato. Non è finita perché Nanlite mi ha inviato altre due barre LED, non so se ve lo ricordate, ho quelle da 60 watt, i Pavotube 15C, aspettate fatemi rimettere il copri obiettivo, ma sono arrivate loro le 120, quindi hanno 60 watt di potenza e sono le più potenti che ci sono in mercato per i 120 centimetri. Estremamente leggere, estremamente potenti, sono RGB, si chiamano Pavotube 230C e anche loro sono una bomba atomica. Infatti in molte delle storie di Instagram ho utilizzato loro per andare a colorare il limbo, ed ovviamente di queste ne abbiamo ben due. Da questa parte invece su questo stativo abbiamo il nuovissimo Forza 60C full color, quindi questo farettino da 60/70 watt è full color, è RGB, e anche qui vale la stessa cosa che vi ho detto prima, abbiamo i 60/70 watt anche in RGB. Per ora non ho visto nessun faretto in commercio di questo tipo avere questa funzionalità, nel senso ci sono tantissimi faretti LED da 60 watt che sono anche RGB, ma poi nell'RGB il reale sarà 15-20 watt. Ecco, lui invece ne ha ben 60. E come vedete qui davanti ho lo snut ottico più piccolino con l'attacco direttamente Nanlite, che è frutto di una collaborazione passata. Come luce principale che mi sta illuminando in questo momento ho lui un altro Forza 60 bicolor, Forza 62 bicolor, e qui dietro ne abbiamo un altro
Quindi, ricapitolando, abbiamo 4 barre LED, 2 da 120, 2 da 60, i PavoTube 2, abbiamo 3 faretti Forza 60, di cui 2 bicolor e 1 RGB, abbiamo poi 2 FS 300C e abbiamo uno snoot ottico veramente pazzesco. Questo ad esempio l'avevo visto solo a New York da B&H. E ragazzi, vi dico la verità, mi sono proprio innamorato anche solo del prodotto, perché ha un packaging pazzesco, ma ve lo farò vedere in video dedicati. Questo è tutto il setup luci che andrò a utilizzare in tutti i prossimi shooting che vedrete qui sul canale o su Instagram. E perché ho utilizzato Nanlite e non milioni di altri brand di cui ho veramente tantissime luci? Perché per quanto mi riguarda sono assolutamente i migliori illuminatori che ci sono in questo momento in commercio. Per quanto riguarda invece il carrello di tethering, ho comprato questo da Leroy Merlin. Sinceramente non è né bello né brutto, diciamo che è un carrello e mi serve per poggiare la macchina fotografica, gli obiettivi, tutto quello che mi serve in quel momento. E come vedete ho montato lo schermo di Azopa, di cui vi ho già fatto uscire credo un reel, o comunque lo vedrete tra pochissimo sul mio Instagram. Monitor esterno molto interessante, qui ci mettiamo il Mac e via wireless avremo la preview degli scatti, quindi gli scatti in tethering. Quando scatterò, voi tramite una telecamera che metterò qua, probabilmente proprio l'Osmo Pocket, vedrete lo scatto proprio come sta uscendo in macchina. Questa è una roba secondo me molto ma molto interessante. Qui sotto invece abbiamo solo lo scotch carta, così incartiamo bene le scarpe delle modelle, ma tanto questo limbo durerà una settimana così, anzi no, durerà uno shooting. Mentre nell'ultimo scaffale, quindi qui sotto, abbiamo la parte dei flash. Dunque ho fatto un ragionamento, sono pieno zeppo di flash a casa, lo sapete, ma non volevo assolutamente andare ad utilizzare i flash a batteria, perché poi dovevo portarli a casa, portarli qui, dov'è il caricabatterie, dov'è la batteria è carica, la batteria non è carica, no, i flash a batteria sono tutti a casa e ho comprato nuovi 3 flash sperando che siano quelli giusti, perché non ho mai comprato flash da studio. E adesso ve li faccio vedere. Primo fra tutti ho comprato lui, Godox DP603, è un flash da 600 watt, bello prestante, bello grosso, non pesa molto, e ho scelto 600 watt di potenza per la luce principale più che altro per un motivo: se devo fare dei beauty o se devo fare comunque degli e-commerce, roba di quel tipo lì, devo chiudere parecchio il diaframma e quindi una luce principale bella potente ci vuole. Ho scelto lui, costa intorno ai 320 euro, qualcosa più, qualcosa meno, e l'ho provato solo a casa, ho fatto qualche lampo, staremo a vedere se è quello giusto per me, io penso di sì. Poi ho comprato questi MS300V, sono dei flash da ben 300 watt, non pesano realmente niente, ve lo assicuro, peseranno 300-400 grammi e costano niente. Io l'ho pagati 100-110 euro l'uno e ne ho presi 2. Questi a cosa serviranno? Serviranno per illuminare lo sfondo, quindi far diventare effettivamente lo sfondo bianco, se mi serve fare quel tipo di contenuto lì, e mi servirà come rim light. Ora ha qualche stop in meno rispetto al 600, quindi 600, 500, 400, 300 ha 3 stop in meno, più o meno, però per avere una rim light secondo me può bastare. 300 watt per illuminare il limbo bianco possono bastare, quindi mi sono detto compro questi, anche perché vorrei sinceramente portarvi un contenuto su flash super economici da poter utilizzare appunto a corrente. Perché ho scelto Godox? Molto semplice, perché ho 3 trigger, quindi uno rimane a casa, uno rimane nello zaino barra valigia fotografica e uno rimane qui. Quindi in ogni situazione dove sono ho sempre almeno 2 trigger per avere una ridondanza dei trigger. Non credo infatti di utilizzarli molto, credo di utilizzare molto di più le luci continue, mi piace molto di più l'effetto che posso creare con le luci continue e con un limbo, però se dovesse servire specialmente per cose lavorative siamo coperti. Chiaramente se so che mi servono tanti punti luce flash, ho quelli a casa che possono andare come slave, quindi ne posso utilizzare almeno un'altra decina. Qui vi faccio vedere la mini postazione trucco, guardate quanto è bassa, ho proprio sbagliato a comprarla, costava poco, un centinaio d'euro, mobiletto più
questo mini sgabello, ma guardate quanto è mini. Ci ho messo 2 giorni per montarla, non la ricomprerei, comprerei una cosa fatta meglio, però almeno abbiamo una postazione trucco. Qui dietro le mie spalle invece potete vedere gli scaffali molto belli, cioè sembrano molto belli ma sono abbastanza instabili, andrebbero attaccati al muro. Ora prevedo di utilizzarli solo io, quindi poco male, però sono tanto belli quanto non funzionali. Sono molto grandi, 2 metri per, non mi ricordo, 1,5 metri, una cosa del genere. E come vedete ci sono tutte le scatole delle luci che avete visto, quindi in realtà è quasi tutto vuoto qua sotto, più tantissime luci, almeno una decina di luci che posso andare ad utilizzare sempre nei set se mi dovessero servire. Parlo di luci continue, non le ho messe fuori perché non prevedo di utilizzarle, ma se dovessi avere bisogno di 20 luci in tutto lo studio lo possiamo fare. Sempre lì dietro abbiamo tutte le macchine del fumo portatili, quelle a batteria, mentre dalla parte del limbo, dopo ve lo faccio vedere, abbiamo la macchina del fumo che sicuramente devo andare a ricomprare perché quella è un giocattolo, però già in direzione limbo, dopo ve la faccio vedere. Figo. Come vi dicevo, qui dietro abbiamo un sacco di modificatori di luce chiusi, non prevedo di utilizzarli, ma anche lì se dovessi utilizzare altre luci che stanno lì abbiamo altri modificatori. Ed ora non ci resta che parlare di stativi, non so se entra nell'inquadratura, dovrei muovere tutte le luci, non mi va proprio. Allora, qui abbiamo uno stativo molto interessante che ho comprato e ho trovato su Amazon. Ah, dimenticavo, vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link dei prodotti di cui vi ho parlato. Qual è la particolarità? Abbiamo una sezione molto più grande degli stativi normali e abbiamo 2 pinze. Noi non faremo altro che pinzare, alzare e abbassare e lasciare. E questa cosa si fa in maniera, come vedete, ultra mega semplice. Veramente una figata di stativo, devo ancora utilizzarlo, quindi vediamo se ha senso una roba del genere, però per ora, come prime impressioni vi dico, mi piace veramente moltissimo. Altro stativo che mi piace veramente molto è questo, l'ho comprato sempre, è abbastanza importante come peso, non troppo, l'avrei preferito ancora più pesante, però abbiamo un sacco di soluzioni, cioè lui può fare un sacco di cose. Aspettate che abbassiamo Osmo Pocket, ecco, forse così vedete meglio. Dunque, come prima cosa andiamo a togliere la luce, se no facciamo guai. Ok. E lui arriva a 4 metri di altezza. Sì, avete capito bene, 4 metri di altezza sono veramente tanti, ma tutto esteso arriva appunto a 4 metri. Ha una particolarità, adesso cerco di farvela vedere, si fa così. Questa sezione di palo possiamo andarla poi ad inclinare come vogliamo, quindi lui è uno stativo normale ma diventa anche una specie di C-stand. Questo palo è veramente fatto bene, questo abbastanza, non ci metterei dei pesi molto elevati, però per quanto riguarda FS 300 saremo a 3 kg, 2 kg, forse 2 kg, quindi non c'è problema. E chiaramente questa sezione qui si può estendere, quindi molto interessante, costa anche poco, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Mi sono chiaramente dimenticato di dirvi che di questi ne ho presi 3. Stesso identico concetto per quanto riguarda lui, me ne ha inviati Smorrig e me ne ha inviati altri 3 e più o meno lo stesso concetto, però lui è uno stativo normale, ecco così è uno stativo normale che se non sbaglio arriva a 3 metri di altezza, ma è ammortizzata d'aria, quindi molto interessante se ci mettiamo dei pesi. Se non sbaglio ha 2 sezioni e vedete che per andare giù è molto molto comodo. Abbiamo poi questo braccio che mettiamo qui sopra e praticamente facciamo la stessa cosa dello stativo che avete visto prima, anche lui si può allungare. L'unica cosa è che questo meccanismo qui è sì di ferro, ma è un ferro misto plastica, quindi non mi fa impazzire, specialmente questa qui, questa secondo me si rompe subito perché è proprio di plastica, ma proprio plastica morbida, quindi io questo qui non lo andrei a caricare
su questo braccio. Invece se lo dovessi utilizzare come stativo normale può essere caricato perché è veramente molto molto solido. Ultima cosa che vi voglio far vedere è il divano. Quando l'ho preso su Amazon, vi dico la verità, non mi faceva per niente impazzire, però costava poco, 140-150 euro e insomma poteva sembrare carino. Una volta che mi è arrivato, a parte che ci ho messo 5 minuti per farlo funzionare, cioè ho dovuto soltanto praticamente mettere le gambe ed era già pronto, in realtà è bello comodo, ma cosa principale, ed è per questo che ho scelto lui, se lo andiamo a spostare dal muro e facciamo questo movimento, lui, come vedete, può diventare un letto. Ora, è un letto abbastanza piccolo perché è 1,60 m se non sbaglio, però io immagino che in foto con la giusta inquadratura possa sembrare proprio un letto, specialmente se poi ci andiamo a mettere sopra un copriletto, una coperta, qualcosa, potrebbe essere molto ma molto interessante. Mi immagino quel divano qua dietro alle mie spalle sul limbo o anche dietro a questi backdrop che mi ha inviato Kate. Guardate che figata, sono due, sono immensi, 2 metri per 1,50 m. Questo dietro al divano secondo me viene una figata. Sempre di Kate mi ha inviato altri due molto più grandi, 2,5 m per 2 metri mi sembra, non ve li faccio ancora vedere perché come vedete sono imballati, ma vi assicuro che sono molto ma molto belli. Chiaramente ho visto dei video di YouTube e ho visto le foto sul sito. Ringraziamento particolare va a Newer che mi ha inviato questo bellissimo portasfondi. Come vedete l'abbiamo messo lì sopra, ancorato al soffitto. Tiene ben 4 sfondi fotografici di dimensioni standard, quindi 2,72 m per 11 metri, e dalla parte opposta, come vedete, abbiamo le 4 catenelle per poter alzare e abbassare gli sfondi. Tra gli sfondi manca quello rosso, l'ho comprato e il negoziante si è sbagliato e mi ha inviato uno verde che vedete lì giù in fondo. Ok, a questo punto manca soltanto la postazione YouTube, ve la faccio vedere così da lontano. Qui abbiamo tutta la postazione e mi occupa veramente pochissimo spazio. Partirei dalla scrivania 1,80 m per 80 m, veramente grande e motorizzata, quindi molti video forse riuscirò a farli in piedi o anche i reel. Poi qui dietro abbiamo un ML100B luce di Godox, mentre qui abbiamo un ML60 bicolor. Perché ho scelto Godox? Solo ed esclusivamente perché credo che i Nanlite stiano meglio di qua nella postazione appunto per fare le foto. Se però i due faretti di Nanlite non li dovessi utilizzare per fare le foto, vanno al posto di quelli di Godox. Altra cosa, con un Magic Arm qui sopra, non so se riuscite a vederlo, ho trovato finalmente il posto per Osmo Pocket per fare un'inquadratura dall'alto molto interessante in caso di prodotti. Abbiamo il microfono direzionale che utilizzavo a casa, qui c'è un rimbombo pazzesco, ma grazie all'editing ho visto che si riesce in qualche modo a mascherare. E questo 60B, quindi questo farettino, aspettate un attimo, ok, questo farettino qui che mi fa da airlight, quindi luce sopra la testa, come vedete l'ho messo praticamente con un mini softbox in silicone, proprio perché volevo avere l'Osmo Pocket qui e se ci avessi messo un softbox grande poi entrava chiaramente nell'inquadratura. Per quanto riguarda invece l'ML100 che sta qui dietro, abbiamo un softbox da 85 di Godox. Avete presente tutte quelle immagini che avete visto ultra smooth, ultra particolari a inizio video? Bene, quelle immagini sono state possibili solo ed esclusivamente grazie a lui, uno slider motorizzato di Newer che mi è stato inviato per una prova e per una recensione futura, che mi sta piacendo veramente da morire. Parliamo dell'ultimo slider che hanno fatto uscire, vi ripeto, motorizzato, da ben 120 cm, quindi tantissima roba. Non vedo l'ora di continuarlo a utilizzare sia per YouTube
ma soprattutto anche per i reel, e devo studiarlo un attimino perché è il mio primo slider, quindi ok, è molto semplice, tramite applicazione possiamo far andare avanti e indietro lo slider stesso, anzi la macchina fotografica sopra lo slider, però appunto datemi un attimo di tempo perché sono stato super oberato per l'apertura di questo studio. Va bene ragazzi, penso di avervi raccontato tutto su questo studio, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e aspettatevi 1,5 milioni di backstage e aspettatevi 1,5 milioni di recensioni di prodotti, perché come avete visto sono veramente pieno zeppo di prodotti da potervi portare come recensione. Ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!